Esiste una brevissima parola di 2 lettere che ha l'immenso potere di annullare tutto ciò che hai detto un istante prima. Scopri qual è, perché dovresti smettere di utilizzarla se vuoi comunicare meglio e come puoi sostituirla con 2 semplici metodi. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video e ricordati di lasciarmi un like. La preposizione avversativa ma, che usiamo in continuazione in qualunque contesto, ha il potere di annullare tutto ciò che hai detto prima di quell'istante. E soprattutto indispone il tuo interlocutore, perché è come dargli qualcosa e toglierglielo subito dopo. Sicuramente si ricorderà solo quello che hai detto dopo il ma. È quella la parte che farà breccia sulla sua emotività. Come ti ripeto in continuazione, l'essere umano è molto più emotivo che razionale. E quindi, anche se il tuo interlocutore capirà ovviamente perfettamente tutte le tue parole, ciò che sedimenterà in lui sarà la sensazione provata, e la sensazione che porta con sé il ma è negativa. Vale ovviamente la stessa cosa per i sinonimi, o quasi sinonimi. Le avversative che comunque introducono lo stesso meccanismo psicologico, come ad esempio però, tuttavia, bensì, eccetera eccetera. Ti avevo già accennato in un altro video che tutto ciò che si dice dopo il ma è quello che si pensa veramente. Quello che si dice prima è un po' più di circostanza. È un po' come quando le maestre al colloquio con i genitori dicono è intelligente ma non si applica. Ti accadrà di continuo di sentire o di pronunciare frasi simili con il fatidico ma all'interno. La buona notizia è che esistono delle semplicissime soluzioni che potrai iniziare ad applicare oggi stesso. Inverti l'ordine di ciò che dici. Visto che ciò che rimane più impresso emotivamente nell'interlocutore è quello che viene dopo il ma, potresti semplicemente dare più risalto ad una parte piuttosto che ad un'altra. Se ti invitano ad una cena fra amici e tu rispondi «Verrai molto volentieri, mi fa veramente piacere, ma ho già preso un altro impegno purtroppo e non posso venire». Il fatto che ti piacerebbe andare passa decisamente in secondo piano e tutta l'attenzione rimane focalizzata sul fatto che non potrai andare perché hai un altro impegno. Certo, non è niente di grave, anche se risulta un pochino sgradevole. Potresti invece rispondere «Purtroppo ho un altro impegno e non potrò venire, ma mi fa molto piacere e verrei davvero volentieri». Ti assicuro che il risultato cambia drasticamente. Verrà messo in risalto che tu ci tenevi ad andare. Può sembrare banale questa inversione, ma ti garantisco che funziona sempre alla perfezione. Vedi di capire cosa vuoi enfatizzare nello scambio di battute per comunicare meglio ed agisci di conseguenza. Vedrai che il clima sarà subito più disteso. Tra l'altro vale anche sempre il principio che sarebbe meglio dire prima qualcosa di sgradevole e poi qualcosa di gradevole che lo possa mitigare. Se invece dai prima la buona notizia e poi quella cattiva, quest'ultima prenderà il sopravvento annullando o quantomeno ridimensionando quella positiva. È un piccolo trucchetto che dà ottimi risultati. Fai qualche esperimento e vedrai che cambierà tutto. Estrapola una parte di ciò che ha detto l'altro e utilizzalo nel tuo discorso. Ad esempio, se a un tuo cliente proponi dei loghi per la sua attività, uno argento e uno oro, e lui sceglie quello oro dicendoti che risalta meglio, potresti estrapolare quella parte e controbattere. Proprio perché desidera che risalti meglio, le indagini di mercato indicano che l'argento è più indicato per la sua attività. Utilizza a tuo favore ogni volta che ti sia possibile la motivazione che ti fornisce l'altra persona per formulare la tua risposta. Gli darai l'impressione di essere giunto da solo a quella conclusione e non creerai inutili tensioni. Le persone amano pensare di aver preso autonomamente delle decisioni, quindi non cercare di imporre le tue, quanto piuttosto lascia scivolare l'altro in quella direzione senza forzature. A volte bastano davvero dei piccolissimi accorgimenti per interagire meglio con gli altri. Non costano nessuna fatica e danno dei risultati sorprendenti. Per scoprire altre parole che dovresti evitare per migliorare la comunicazione e soprattutto risultare più carismatico, guarda la playlist dedicata alle parole dannose. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.